Ciao a tutti, oggi realizzeremo assieme le buonissime girelle da bar all'Alchermes, super morbide, facili da fare, ricchissime di panna fresca, eleganti e di un bel colore rosso-rosa, ideali per la festa della mamma, ma non solo. Era da tanto tempo che volevo farle e finalmente ho avuto l'occasione giusta per prepararle. Che dire, mia mamma è rimasta estasiata quando ne ha assaggiato una. Mi ha detto che sono molto più buone di quelle che lei mangiava quando era piccola e che appunto trovava sempre nei bar vicino casa. Ho voluto fare due tipi di girelle, metà le ho inzuppate molto di più e per due volte con l'Alchermes, mentre l'altra metà invece le ho inzuppate solo una volta, in modo tale da farvi notare così la differenza e a seconda dei vostri gusti capire come procedere. A casa mia troppo Alchermes non piace a tutti e quindi qualcuna l'ho voluta fare più chiara. Cambia l'aspetto di poco, ma il gusto è sempre formidabile in entrambi i modi. Vedrete come ho fatto durante il video tutorial. All'interno di una terrina sgusciamo 6 uova grandi e a temperatura ambiente, dividendo i tuorli dagli albumi, così come vi sto mostrando in video. Agli albumi andremo ad aggiungere un pizzico di sale e monteremo a neve fermissima. Nel mentre che lo sbattitore elettrico è in funzione, aggiungiamo 80 g di zucchero, soltanto dopo che si sarà formata una leggera schiumetta. Io utilizzo lo zucchero di canna chiaro, però voi siete liberissimi di utilizzare lo zucchero classico. Una volta montati per bene, aggiungiamo gradualmente e poco per volta i tuorli, mescolando con movimenti delicati dal basso verso l'alto, aiutandoci con una frusta a mano. Una volta che il composto avrà assorbito i tuorli precedenti, potremo procedere con il tuorlo successivo, così appunto come vi sto mostrando in video. Sistemiamo l'impasto con una spatola in modo tale da staccarlo dalle pareti e ora grattugiamo la scorza di un limone biologico. Il mio è bello grande, in tal caso magari utilizzatene due piccoli. Aggiungiamo a filo 80 g di olio di semi di girasole e nel mentre continuiamo a mescolare delicatamente. Ora uniremo la farina, sempre a 80 g, e setacciandola in due riprese la incorporiamo bene al composto. Accendiamo il forno e lo facciamo preriscaldare, foderiamo con della carta da forno una teglia delle dimensioni di 35 x 35 cm, ci versiamo il composto livellandolo con una spatola e poi inforniamo in forno già caldo, quindi a 180 gradi per 15 minuti. Trascorso questo tempo, posizioniamo sul tavolo un altro foglio di carta da forno, lo cospargiamo con un po' di zucchero a velo e ci ribaltiamo sopra la pasta a biscotto appena sfornata. Questo servirà ad assorbire un po' di umidità rilasciata dalla pasta. Rimuoviamo delicatamente il foglio di carta da forno, sistemiamo i bordi con l'aiuto di un coltello e nel mentre assaggiamo anche. Che golosa, ma vi giuro è buonissima anche così semplice. Copriamo con un canovaccio e lasciamo freddare.
Nel frattempo prepariamo la bagna. Pesiamo sul momento 100 ml di Alkermes, 200 ml d'acqua e 70 g di zucchero. Io utilizzo sempre quello di canna chiaro. Mescoliamo ed eccola pronta. La mettiamo da una parte. Ora in un'altra ciotola montiamo 500 ml di panna fresca non zuccherata con 2 cucchiai di zucchero, sempre zucchero di canna chiaro. Con l'aiuto di un metro o di un righello e di un coltello ricaviamo strisce di 2,5-3 cm e ora distribuiamo per bene la bagna su tutta la superficie, su tutte le strisce, avendo cura di conservarne un po' per dopo, per aggiungerla con il cucchiaino tutta nei bordi delle strisce prima di arrotolarle. In questo modo le girelle diventeranno più rosse, ma questo passaggio lo vedrete fra poco. Adesso aggiungiamo la panna distribuendola bene con una spatola e prima di arrotolare ogni striscia dovremo assicurarci che siano staccate bene dalla carta. In tal caso ci passiamo sotto la lama di un coltello oppure una spatola. Quando arrotoliamo cerchiamo di essere delicati perché questo tipo di pasta resta morbidissima e quindi si potrebbe sbriciolare, ma anche se dovesse essere non vi preoccupate perché poi sistemeremo le girelle dentro i pirotini di carta e quindi resteranno belle tonde e uniformi. Proseguiamo in questo modo e guardate che belle, è troppo realizzante arrotolarle. Ecco, è arrivato il momento di cui vi stavo parlando prima. Con un cucchiaino leggermente inclinato aggiungiamo Alkermes o solo da un lato della striscia o su entrambi i lati. In questo modo sarà anche più semplice creare la girella e l'effetto finale sarà anche più scenografico ed elegante. Il contrasto del rosso vivo con il bianco è bellissimo. Eccole tutte in fila, sistemate sui loro pirottini di carta e sul vassoio, pronte per essere gustate. Mamma mia, quanto sono buone e che meraviglia! Vi piacciono? Cosa ne pensate? Noi le abbiamo adorate. 5 girelle le ho avvolte nella carta stagnola e poi le ho surgelate così singolarmente dentro le bustine cookie gelo, in modo tale da averle belle pronte per le prossime colazioni. Visto che c'è la panna, che nel frigo può durare 2-3 giorni massimo e visto che ne sono uscite 12 di girelle belle grandi, allora ho deciso di far così. Una volta scongelate, tranquilli che non perdono assolutamente nulla, ma restano come appena fatte. Auguri a tutte le vostre mamme. Mi raccomando, se rifate questa ricetta mandatemi le foto che mi fa sempre tantissimo piacere ricondividere e trovate tutti i miei contatti, i modi per contattarmi appunto giù nell'info box o nel primo commentino sotto questo video. Un abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!